Civiltà e grazie Adrian, buona conferenza come al solito. Ok, la porta chiudo. Allora, ci siamo. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'attenzione, ci sono un sacco più gente che ieri, bello vedere tutto qua. E come ha detto già Livio, oggi io parlerei un po' del lago Tanganyika, che è tanto più il mio ambito di quello che ho parlato ieri, e dove lavoro già da quasi 20 anni, e visto quello c'è tante storie da lavorare, da raccontarvi. Ma solo prima, forse all'inizio, ancora una volta, italiano non è mia madrelingua, se dico cose strane potete ridere, se non mi viene una parola potete aiutarmi, sempre permesso, anche sempre permesso delle domande in frattempo, è bello se diventa un po' interattivo. Anche un'altra cosa che io non farò è non vi dico che questo è quel pesce, vivo in quel buco e si deve tenerlo in una vasca di 1,50, siete tutti acquaristi tanto più esperienzati di me, quello non me lo farò, ma quello che io forse ho che voi non avete è un po' questa esperienza della ricerca sul lago stesso, e di queste cose, un po' le cose che noi facciamo, vorrei parlare un po' oggi. E il titolo di giorno e di notte viene di quello che recentemente abbiamo anche cominciato per ragionamenti diversi a cominciare a lavorare di notte un po', e lo vedremo anche verso il fine del mio talk cosa ci porta quello. Ma voglio iniziare abbastanza generalmente col fatto, noi all'università, sempre lo stesso, belle immagini, si studia la biodiversità, si chiede come questa tutta la diversità sul mondo, come succede, come che oggi abbiamo così tante belle specie e come funziona, che processi ci sono dietro. E noi lo facciamo con i cicli. E il modello è quello che come nascono nuove specie. Il modello delle radiazioni evolutive, che ci guarderemo un po' di più adesso, è che c'è delle specie generaliste, per esempio come qua, questo lago cratere in Camerun, che entra un generalista e dopo ci chiede come funziona, che dopo si formano tutte queste morfologie, ecologie adattate, e come funziona tutto quello, e anche e soprattutto cosa sono i meccanismi che vanno a quello, e dietro con la DNA il significato, cos'è anche il sottofondo genetico di quello. Queste sono un po' le nostre domande che ci portiamo all'Università di Basilea, dove lavoro. Solo un slide su di quello, le radiazioni adattive, se non di un po' di quello, cos'è? Lì si parla di speziazione tanto veloce che succede quando linee diverse di animali arrivano in un abitato nuovo che non è colonizzato di loro, o che tra un tratto nuovo gli permette di colonizzare un nuovo posto, e che dopo lì in quel posto in tanta velocità formano tante diverse specie, come lì gli uccelli di Darwin sulle Galapagos, degli farfalle negli Andi, e c'è tantissimi esempi di quello. E noi lo studiamo invece con i cicli. E abbiamo, come avevamo già visto ieri, abbiamo queste famose 3 grandi radiazioni di ciclidi, che anche loro sono arrivati così che in questi laghi, quando si hanno formato delle linee anziane di ciclidi, hanno trovato nuove ecologie, nuovi abitati, e si hanno formato delle nuove specie adattate a diverse nicchie ecologiche. E quello è quello che studiamo noi, e soprattutto noi lo studiamo sul lago Tanganyika. Si vede già qui che c'è similità tra tutti questi laghi, e questa è la storia delle convergenze di cui abbiamo sentito anche un po' ieri, ma oggi non parliamo tanto di quello, vorrei andare in un'altra cosa. Qui questo qua è tipo un vecchio modello che c'è stato fondato tanti anni fa, che è una teoria di come funzionano queste adattazioni in questi laghi grandi, che si immagina che capita in diversi livelli, che all'inizio c'è i grandi nuovi macroabitati, come potete immaginare, quando c'è un fiume di là e finalmente si forma un gran lago, c'è degli abitati come l'acqua piena, che prima non esisteva, che è poi da colonizzare. Qui allora all'inizio abbiamo queste colonizzazioni
degli nuovi macroabitati che spesso si manifesta nella forma del corpo, perché per esempio pelagici sono più allungati. Dopo in un secondo livello abbiamo questa adazione ai diversi nicchi trofici, tipo diversi tipi di cibi che spesso si manifesta nella forma della bocca o delle mandibole e delle cose così, che dopo in quelli macroabitati si condivide un po' queste nicchie e così si formano più specie. E un ultimo livello abbiamo qua per esempio come significato con delle specie del lago Malawi, diversificazione in colorazione sulla base della selezione sessuale e delle cose così. E questo è, come sempre nella ricerca, un modello, e dopo è da fare prova che funziona e per giustificare le ipotesi. E si può immaginare che succede così, che quando un generalista entra passa tutto quel processo e alla fine abbiamo tutta questa diversità. E solo per farlo un po' più in immagini, se ci immagina che questo era tipo l'Africa dell'Est 10 milioni di anni fa, che con dei fiumi, delle paludi così, con specie generalisti come li conoscete anche voi, e se ci si immagina che dopo cosa ci vuole? Ci vuole una opportunità ecologica che in questo senso sarà l'aumento del livello del lago con questi nuovi abitati che appariscono. E dopo succede tutto quello, l'evoluzione è come giocare a chess in 4 dimensioni, succede che le specie si muovono, c'è nuovi abitati come il basso abitato sassoso, si formano nuove specie, tutto questo va avanti e dopo c'è anche cambiamenti durante il tempo geologico, che per esempio c'è un periodo più caldo o più sole che si abbassano di nuovo i livelli, specie spariscono, altre specie si traslocano, si cambiano e tutto questo ripetitivamente in tempo evolutivo fino adesso, dopo al fine si arriva a quello che si vede oggi con questa diversità che abbiamo. E noi in questo progetto che ci seguiamo, abbiamo seguito più o meno gli ultimi 10 anni, era un gran progetto omnicomprensivo con tutte le specie del lago Tanganyika che abbiamo descritti da diversi lati. Sono un po' questi 3 lati che se no, non so se la parola esiste, ma se no mi dispiace, tipo il fenotipo, tipo la morfologia delle specie, l'ecologia, cosa mangiano, come si comportano, dove vanno, e anche l'informazione genetica che per una volta si ha bisogno per descrivere le relazioni tra i pesci, ma anche per vedere poi nell'informazione genetica che oggi in questi tempi si fa il genoma intero di tutti questi pesci, e lì anche poi dopo vedere se compari diversi tipi, puoi vedere che adattazioni genetiche sono che fanno queste adattazioni. Scusa Adrian, sì. Ieri parlavi di Amazzonia, l'Amazzonia è stata molto più stabile in questi milioni di anni o è cambiata? È stabile in senso che i singoli fiumi probabilmente no, ma il tipo di ambito che era tanto più stabile, era sempre delle fiumiciattoli grandi e piccoli, e in quel senso il tipo di abitati erano tanto più stabili durante il tempo che questi laghi che hanno cambiato un sacco. Quindi anche il numero di specie, perché sì. tu hai detto ieri che in Africa il numero di specie è maggiore rispetto a quello dell'Amazzonia. Perché non c'è Sì, diversità. questa, come quello grafico che ho fatto prima, a volte la gente lo chiama pompa evolutivo, perché tutti questi cambiamenti sempre aumentano diversificazione e così si aumentano la Che diversità. significa 10 per specie e 2 per specie? Questo è solo per noi quanti ne abbiamo fatto. Vuol dire che in questi 10 anni abbiamo campionato in totale erano più di 3.000 individui che abbiamo tutti classificati dopo queste cose. E questo è uno dei risultati, non so se l'avete vista, questa è la più nuova filogenia di tutte le specie del lago Tanganyika, con anche tante specie non descritte. Ci vedremo anche un po' più tardi cosa significa e che problemi si posano lì, ma vedete tutte le specie Tanganyika, e quello che è interessante forse per voi, in questo qua, dove non ci sono immagini, qui dentro non sono tutte le specie, ma qui dentro è tutto il lago Malawi e Vittoria, è tutto qui dentro
Allora, quelli sono risultati da vecchi tipi che erano già in giro attorno al lago Tanganyika. Qui forse solo per illustrazione sono tutte queste forme di tribi che abbiamo potuto descrivere e anche catturare in questo tempo. Si vede di nuovo qua su questi haplotromini qui. E questo è sempre la base per fare queste studie, perché si deve sempre avere un sottofondo di come sono in relazione uno dopo l'altro, se no non puoi fare queste comparazioni. E solo, non voglio andare tanto nei metodi e annoiarmi con i dati, ma solo un po' un esempio che vedete un po' come funziona. Sono qua gli isotopi stabili, che sono una misura di diversi isotopi nel carne dei pesci, su base di cui si può avere un'approssimazione su che livello trofico la pesce si trova. E come avete visto ieri in quel grafo con la morfologia, questa è una cosa simile per esempio adesso con gli isotopi stabili del carbone e del nitrogeno, e questi due sono sempre in sistemi lacustrine, sono delle approssimazioni del livello trofico, che è tipo da mangiare pianta erbivoro a piscivoro o anche altri tipi di carne. E questo qua, il carbone, significa un po' più dove si vive. Se vive nel pelagico hai meno carbone 13, e se vive bentico e mangi alghe hai più. Questo è un po' basato perché le alghe assomigliano questo carbone diverso che altri. Ma così si può tipo poi definire le specie. Tutti questi verdi sono adesso solo 2 tribù qua. Questi sono gli trofeini, i mangiatori di alghe del lago Tanganyika, e questi qui su sono i battibatini, che sono questi predatori pelagici. E abbiamo per esempio qua in metà, vedete, le trofeini che hanno più che si nutriscono più tipo di cibi carnosi, e si vede qua che vanno verso questo lato. E questo si fa con morfologia, si fa con ecologia, si fa con tutto, ma alla fine quello che voglio fare è, come ho detto, vogliamo dire come funziona con questi modelli qua. Si deve valutare se può essere valido. E questi dati non dovete capire di dove viene tutto, ma forse concentratevi su questa terza riga qua, la seconda di destra, e quello che abbiamo qua su, per esempio, è questo qua è il tempo, la vecchiezza in milioni di anni, e la linea significa la diversità del tratto che stiamo guardando e quando è venuto. E qui vediamo che tipo la forma del corpo, che vi ho detto corrisponde tanto al vivere pelagico o vivere bentico, e questo si è diversificato tanto presto, e così vuol dire che veramente sembra che presto nell'evoluzione delle ciclidi del lago Tanganyika hanno fatto questa adattazione a diversi abitanti. E se continuiamo, questo qua è l'osso faringiale, che è tipo un secondo tipo di mandibolo che hanno le ciclidi, che masticano nella loro gola, e questo corrisponde tanto a quello che mangiano. E se si guardiamo qua è più tardi che la forma del corpo si è diversificato quello, dando un segno che sembra che qua era veramente più tardi la diversificazione delle cibi e delle linee trofiche. E ancora in più, questa è una misura della colorazione dei pesci che si può usare, e come si vede qua, questo si è diversificato solo recentemente in senso evolutivo, che negli ultimi milioni di anni, e così abbiamo un po' potuto confermare che questo modello sia giusto, e che anche adesso possiamo anche comparare ad altri laghi e tutto quello, e vedere se troviamo gli stessi modi. Ma questo è forse tanto un po' teoretico, ma tutto quello cosa ci vuole dire? E adesso voglio andare un po' oltre tra i diversi casi di cosa sono i meccanismi, di come funziona veramente, e vedrete tra poco cosa intendo con questi esempi. Per esempio, abbiamo visto, il primo passo sono gli adattamenti ecologici al nuovo macro habitat, come il pelagiale, e un altro che vedrete anche dopo, che è la profondità, che negli fiumi per esempio anche non c'è, ma il lago Tanganyika sapete che è uno
chilometro e mezzo di profondezza, c'è tanti abitati profondi che sono trofici e anche di altri tratti tanto diversi che verso la superficie. È una storia che mi piace sempre, questa è una filogenia, come la conoscete da sinistra a destra, ma è fatto rotondo, vuol dire che qui in centro è il tempio più vecchio, quando ha iniziato tutto quello. Questo che vedete qua è la linea del tempo, no? Fino ad oggi, tipo qua. E se ci vediamo, questo qua, la linea puntata che ho fatto, è un punto presto nell'evoluzione del lago Tanganyika. E una cosa interessante adesso è se ci guardiamo tutte quelle linee che si formano prima di questa linea puntata, tipo che sono quelli che ho un po' messo qui in immagini, sono delle linee di pesci che vivono un po' nel pelagico. Vuol dire che anche questo è un segno che veramente questa distinzione tra questi macroabitati ha iniziato tanto all'inizio, tipo successo tanto all'inizio. E anche un altro fatto che lo conferma è che questi gruppi spesso sono dei gruppi che non hanno il più grande numero di specie. Vedete qua tipo i battipacchini, anche il Bullager Chrome è solo una specie, i trematocarini sono tutti gruppi che non hanno tante specie. Questo è perché vivere in profondo o in pelagiale vuol dire che non c'è tanto barriere di migrazione, così si mescolano sempre e non si formano più specie, perché altro che tipo quelli qua che sono adattati a abitati sassosi, lì le popolazioni sono così diverse che anche lì si formano più specie. Adesso andiamo un po' dentro e guardiamo un po' di esempi di quello. Il primo è il Bullacerochromis qua, il grande famoso English del lago Tanganyika, una specie che si trova in tutto il lago, che ha la stessa colore, niente variazione geografica, un pesce bellissimo, anche buonissimo da mangiare, come si può immaginare. Si trova ovunque, è una cosa abbastanza impressionante, fino a 80 cm. Mi impressiona sempre come si vede, che altro che altri ciclidi, come si vede i tratti che fanno vedere che è veramente adattato a una vita nel pelagiale con questa forma di caudale allunata o la forma del corpo in sé, somigliando ad altri dei pesci pelagici del mare, per esempio, come avevamo visto anche ieri. Questo solo era brutta visibilità, ma questo è un gruppo di centinaia di grandi di quelli che si vede a volte quando sono in migrazioni, perché prende un po' tempo finché sono grandi, finché si possono riprodurre. E si vede così in giro e poi a un punto delle coppie si formano, si mettono giù ai sassi, come sapete forse non sono incubatori orali, buccali, ma mettono le uova su un sasso simile come le tilapie, e questo anche assomiglia perché sono i più vecchi del lago, che sono ancora più vicini a quelli fluviatili che sono probabilmente delle tilapia o delle coptodon, delle cose così, anche questo è un segno di quello. Quando sono in riproduzione sono tanto aggressivi e non timidi, si lasciano avvicinare un sacco, come quello qua, e anche a volte ti vengono addosso e ti picchiano, visto che sono così grandi, sono veramente un pesce abbastanza impressionante. Qui solo un veloce piccolo film per vederlo anche un po' mosso. Qui vedete tutte le uova. Penso che Heinz Fischer una volta ha fatto un foto e ha contato tutti a mano, erano 10.840 o qualcosa. Sono veramente un numero veloce. Se hai una riproduzione di quello una volta ti basta. Qui si vede il maschio, la femmina sempre rimane più vicino. Veramente un pesce abbastanza impressionante che viene a riprodursi sui sassi, ma se no vive veramente in acqua piena e nel pelagiale. Questo anche si vede ancora la papilla e la stena appena stata messa. Qui si vede un po' le piccole appena fuori dall'uovo. E dopo questo, adesso è di notte, ma non siamo ancora lì, ma questi sono
giovani di più o meno 5 cm e di notte fanno grandi depressioni nella sabbia e li mettono lì come protezione, ma se li vede su una immersione di notte queste cose e si mette un po' di luce comincia un gran casino, ma è sempre impressionantissimo. Questa è una covata unica. Ah, sì. E anche c'è una piccola, a volte sono ancora di più. E dopo diventano anche curato finché sono abbastanza grandi. Questi qua hanno forse 20 cm, ma è una cosata unica e c'erano anche i genitori ancora in giro. Altri esempi, non faccio troppi esempi, ma altri esempi di quello erano forse i Batibates, che sono del secondo o terzo gruppo che si è formato nell'Antartica, e quelli sono veramente impressionanti, questi ciclidi che quasi somigliano delle, come si dice, mackerel o delle pesci marini di nuovo che sono così adattati a questo abitato, che sono degli predatori delle sardine nell'acqua piena, che è anche interessante che hanno indipendentemente dalle aplobromine hanno sviluppato questi export qua che li aiutano con la deposizione delle uova, soprattutto perché tanto di loro lo fanno in acqua piena, devi immaginare, fanno come aplobromini ma in acqua piena, la femmina deve andare su, prendere le uova da su e va lì dal maschio a prendere i semi per la fertilizzazione. Si vede a volte, spesso le specie sono pelagici, ma a volte si li vede a certi punti, questa è una mia foto, ma certi punti vengono per riproduzione ed è veramente uno spettacolo di vederli in natura. Ci sono un paio di specie, ma queste qua sono quasi già tutti, come abbiamo detto, non specificano tanto, ma si vede anche comunque che hanno un po' di diversità nel muso, nella bocca, allora si nutriscono un po' diversamente da diverse cose anche lì un po'. E ci sono esempi di specie magnifici come quello qua, che è un po' meno predatorio, che vive più nel profondo, e questo qua sarebbe una specie che sarebbe bellissimo di avere vivo una volta, ma diventano catturati dai pescatori solo sotto gli 80-100 metri e fino adesso nessuno li ha mai visto uno e speriamo che a un punto succederà. Altri gruppi sono gli Cifotilapia, che è un gruppo con tanta poca specie, qui solo vi voglio far vedere un piccolo video che è un pesce famoso nell'acquario e si sa che si deve avere vasche grandi, ma se si vede un po' così, si vede anche che non si può mai essere giusto a un pesce così. Questo è nel Facco Mahale, su una profondità forse di 30 metri, e si vede un po' quanto è grande e come vive quello pesce in questo ambiente, in questi gruppi enormi. Mi piacciono un sacco che è un pesce tanto calmo, tanto pensato. E se li vede così anche si pensa che sono facili da catturare, ma sono intelligentissimi. Se tu li guardi così niente problema, se hai una rete in mano e li segui sono via. O tipo sempre ti tengono a distanza, veramente è un pesce abbastanza impressionante. Che profondità? Questo è forse 30 metri. C'è posti dove vengono abbastanza su, ma solo quando l'abitato è giusto e tanto ripido. Il meno profondo che ho visto forse a 10 metri, ma di solito vivono a 30 metri anche qua. Io ho già visto delle film di aziende che fanno buchi per cercare di olio che c'era lì, e loro hanno delle telecamere e hanno filmato su 200 metri e hanno trovato delle cifotilati, vuol dire che vanno anche abbastanza basso. Ma le temperature... Per neanche non trovino il petrolio. Le maini. Ma c'è ancora ossigeno così fondo? Dimmi? C'è ancora ossigeno così fondo? È interessante perché il lago Tanganyika è stratificato, è stratificato, vuol dire che sotto, di dipendenza di dov'è, dopo 200-150 metri c'è poco ossigeno rimasto, ed era interessante perché lì avevano anche un ossigenometro su quella camera e mostrava quasi zero, ma sembra che vanno abbastanza vicino, e si può immaginare in altri laghi, sappiamo anche che c'è ciclidi che hanno dei livelli aumentati di emoglobino che gli permette di sopravvivere in questi posti. Può essere che ci sono anche diversificazioni di profondezza in queste specie. Temperatura? Qua non è tanto variabile su tanto, questo era a settembre, sarà stato tipo 25 gradi, 26 Anche gradi. sotto così tanto. Sì. Dopo un po' è tutto uguale.
Io speravo che scendesse un po' di altri gruppi che hanno colonizzato non solo il pelagico ma il profondo sono certi specie dopo per esempio questo qua, l'Amprologine, l'Amprologus ventralis, che loro vivono in alta profondità, ma lì adesso voglio dire due cose, che perché spesso anche dal livello ciclofilo si pensa sempre che questo è un pesce del profondo, bla bla bla, ma per esempio quello qua vivono profondo, ma io penso che è solo perché questo abitato si trova solo così profondo, e questa è una cosa che conta anche per altri. Per esempio i Lamprologus cunguensis che abbiamo qua, dicono tanta gente, vengono solo trovati sotto i 20 metri, è una specie di profondezza che è questa coppia carpio, vive in questo piccolo buco, in questo sedimento tanto fine. Ma quello che noi abbiamo trovato è che spesso non è quello, ma è il tipo di abitato che dita di dove sono, e questo sedimento tanto fine che è così denso che permette di fare dei buchi dentro, di solito si trova solo basso, ma abbiamo anche già trovato posti speciali su 5 metri e dopo vedi quella specie. Allora dipende veramente solo dall'abitato. Lo stesso un po' per quello qua, che è tipo Tigripinis, e c'è sempre un pesce del profondo, ma questo immagino qua è fatto sulla profondezza di 2 metri, ma era sotto una grande cave, sotto un enorme sasso. Vuol dire che è un pesce non dal profondo ma dal buio, che piace questi ambienti un po' diversi, ma anche questi come si vede qua. Adesso andiamo avanti, e questa distribuzione degli abitati, degli macroabitati, non può essere solo il profondo o l'alto, ma per esempio il secondo grande diviso degli macroabitati è tra sasso e sabbia. Come sapete la Tanganyika sono i due tipi abbastanza dominanti di questo lago, o si è costa sassosa o è sabbiosa. E un bel esempio per questo sono gli ectodini, e questo qua è solo un parte di questa filodinia. Vedete in blu gli ectodini che sono Ioftalmo e Xenotilapia, tutto quello, e qui vedete bene che ci sono due gruppi. Uno sono quelli qua che sono il gruppo che è diviso più adattato alle sassi, tipo i rocks qua, e queste sono tutte le specie come l'Ioftalmotilapia, scusa, ho sbagliato quel foto qua, come anche gli Certopharynx, quello qua, che sono specie veramente dell'ambito roccioso, anche il Auronopranus de Vinti qua, e tutti quelli che sono tanto vicini, ma parte di quel gruppo fa anche per esempio qua quell'Estradea, che è un po' più sul sabbia ma anche sempre vicino dei sassi. E dopo abbiamo l'altro gruppo qua che vedete, che sono il gruppo dell'Xenotilapia, e loro, e si vede qua, se ci si pensa, questo diviso qua è vecchio 4 milioni di anni, vuol dire che già tanto all'inizio le linee si hanno divisi in questo macroabitati, e loro, come che sapete, sono il Xenotilapia, che vivono in questi abitati sabbiosi in grandi gruppi, che hanno anche questa forma di stiraferro, che sono tanto adattati a vivere sulla sabbia e mangiare anche dalla sabbia. Qui abbiamo un piccolo video di un gruppo di Xenotilapia Flavipinnis, e vedete un po' di come questo gruppo qua si nutrisce. Si vede anche tutti questi buchi nella sabbia, sono tutti dei pesci, quando si è sulla sabbia nel Tanganyika è sempre così. Si vede che il livello trofico è tanto alto e c'è un sacco di mangiare è stato mangiato. Sappiamo che dopo questi c'è diversi sistemi di riproduzione, per esempio questi qua dopo formano coppie monogame che rimangono assieme per la riproduzione, solo dopo si riaggiungono di nuovo ai gruppi, è una cosa che vedremo ancora dopo. E come l'evoluzione non si ferma mai, si vede anche che tipo, forse ci avete già pensato, ci sono delle Xenotilapia che non vivono solo sulla sabbia, ma tutti quelli sono tanto vicini insieme a sé, e ci sembra che c'era un brano delle Xenotilapia che nuovamente si è riadattato ai sassi, come quelli qua, per esempio i famosi Papio, o anche gli Spiloptera, o l'esempio forse più famoso sono gli Asquatilapia qua, che vivono veramente in questi ambiti con i grandi sassi, e vivono lungo questi sassi, hanno di nuovo una biologia tanto diversa.
un prossimo step nelle adattazioni, come abbiamo visto, è dopo le nicchie trofiche. È quello, come abbiamo sentito, il più grande habitat del lago Tanganyika sono le coste sassose, che guarda fuori un po' così, che si immagina che abbiamo 1800 km di linea costiera e veramente tanto spazio e tanto luce tropicale che si formano un sacco di alghe. Questa è l'isola di Nkongwe, vicino alla di queste Petrochromis fasciolatus. Questa nutrizione con le alghe ha formato tantissime specie e tanti di questi tipi hanno i loro rappresentanti che mangiano le alghe. Non solo i famosi trofeos, ma c'è negli ectodini, c'è specie che mangiano le alghe, nelle remolus, nelle petrochromis. È veramente un sorso nutrifico tanto importante nel lago.